bentornati sul mio canale YouTube. Oggi volevo vedere insieme a voi come si comincia a fare una rete a filet. Per la verità avevo già postato mesi fa un video che trattava questo tema. Mi ero fermata alla dimostrazione di come si realizza una striscetta a filet a 3 fori. Oggi volevo vedere con voi, ricapitolare quello che è stato fatto in quell'altro video e creando insieme a voi una rete a filet a 4 fori un po' più larga, e vedere con voi come si fanno le riduzioni e gli aumenti lungo il lavoro. Gli aumenti e le riduzioni in una rete filet sono un tema abbastanza comune. La maggioranza dei lavori che vi toccherà fare con la rete a filet a uncinetto prevede degli aumenti e delle riduzioni. Per esempio, io sto realizzando questo centro, una specie di tovaglietta rettangolare che ha al lato una sorta di frangia, come potete vedere. Questa frangia si realizza con degli aumenti e delle riduzioni. Tra una e l'altra ci sono dei giri in cui il numero dei fori della rete a filet rimane costante, però poi a degli aumenti seguono poi delle riduzioni, quindi è necessario sapere utilizzare queste tecniche per poter variare il numero dei fori di una rete a filet. Sempre a proposito del mio lavoro, ve lo volevo mostrare. È abbastanza complesso, ci sto mettendo anche un bel po', proprio perché ci lavoro poco, non ho molto tempo per poterlo fare. Faccio del mio meglio, insomma, ed è fatto con un cotone abbastanza sottile. Io ho trovato questo a casa, un cotone che ho utilizzato tanto tempo fa, e un cablè 12. È un cotone egiziano molto ritorto, che non è più esistente sul mercato a quanto pare, perché ne avevo poco e sono andati in merceria a chiederne e loro mi hanno scoraggiato dicendo che non è più neanche in produzione. E ho ripreso speranza poi quando ho trovato delle ispezioni a casa di lavori vecchi mai finiti, e che sacrificherò per finire questo lavoro a cui tengo molto di più. E vi ripeto, è un cotone egiziano, 100% cotone, molto ritorto e cru. Come uncinetto sto utilizzando un uncinetto che ha una punta 0,75 mm, quindi una punta abbastanza sottile, come potete vedere, e che viene utilizzato per la lavorazione di fili sottili. A scopo dimostrativo però io utilizzerò un semplice filo di lana lungomitolo, insomma, che si lavora con dei ferri numero 4, quindi neanche molto sottile, con un uncinetto che ha una punta di 2 mm e mezzo, quindi abbastanza grosso, che mi serve proprio per assicurare una certa visibilità sotto l'obiettivo. Eccolo qua. Allora, nel video precedente avevamo visto come si faceva una rete a filet a 3 fori. Oggi vedremo come cominciare il nostro lavoro impostando una rete a filet a 4 fori. Per fare questo io ho bisogno prima di tutto di realizzare una catenella di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 punti catenella. Ho segnato questi punti con il rosso perché saranno i nodi a cui dovremo collegarci successivamente per poter continuare a fare la nostra catenella, la nostra rete a filet. Allora, quindi per prima cosa facciamo una specie di cappio in questo modo del nostro filo, inseriamo il nostro uncinetto e lo giriamo e prendiamo il filo e lo tiriamo dentro il cappetto che si è venuto a formare. Abbiamo fatto così il nostro primo punto catenella, e quindi ripetiamo la stessa cosa per 13 volte. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Quindi abbiamo fatto la nostra catenella di base. Adesso dobbiamo continuare la nostra catenella realizzando altri 5 punti catenella che ci servono per creare una parte del primo foro della nostra rete a filet. Quindi 5 punti a catenella, segno questo punto con il rosso per dire che questo è un nodo. Quindi continuiamo, 1, 2, 3, 4 e 5. Arrivato a questo punto dobbiamo fare un punto doppio e ci dobbiamo collegare a il punto catenella numero 10. Quindi il punto doppio lo indichiamo con questa simbologia, questo pallino simile a quello di una catenella e poi un segmentino con altri due che indicano il numero 2 perché è un punto doppio. Dobbiamo collegarci quindi alla catenella numero 10, dobbiamo andare praticamente a ritroso di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al nono punto catenella. Dobbiamo costruire il nostro punto doppio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al nono dobbiamo andare a costruire il nostro punto doppio. Per fare il punto doppio dobbiamo attorcigliare 2 volte il filo intorno all'uncinetto, inserirlo in questo punto, la catenella numero 10, e tirare il filo attraverso. Attorcigliamo un'altra volta il filo intorno all'uncinetto, lo tiriamo, ancora una volta la stessa operazione, ancora una volta la stessa operazione, quindi 3 volte dobbiamo attorcigliare il filo intorno all'uncinetto e tirare questo cappietto sotto i 2 che abbiamo già sul filo, sull'uncinetto. A questo punto bisogna continuare con la nostra rete a filet, quindi fare 2 punti catenella, un altro punto doppio che si va a collegare con la catenella numero 7, altri 2 punti catenella a cui segue un punto doppio che si va a collegare con la catenella numero 4 e poi altri 2 punti catenella con un altro punto doppio e segno in rosso tutti questi punti doppi perché sono dei nodi della nostra rete. Quindi altri 2 punti catenella e un punto doppio che deve andarsi ad ancorare alla terza catenella, 1, 2, 3, a partire dall'ultima che abbiamo insomma utilizzato precedentemente per fare il punto doppio. Quindi tiriamo il filo, facciamo il nostro solito punto doppio. Abbiamo fatto adesso 2 fori della nostra rete a filet, altri 2 punti catenella e di nuovo un punto doppio, altri 2 punti catenella
facciamo adesso il nostro ultimo punto doppio per questo giro. Quindi abbiamo fatto un primo giro, della nostra rete a filet a 4 fori. A seguire vogliamo realizzare un aumento, cioè realizzare una rete a filet, un giro che prevede un foro in più della nostra rete a filet a destra e un altro a sinistra, così e così. Allora, per fare questo bisogna creare una catenella che deve arrivare fin qui, quindi abbiamo bisogno di 1 2 3 4 5 6 7 8 8 catenelle. 8 catenelle, lo segno qui 8 per indicarlo. Per questo motivo lavoriamo ancora il filo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Abbiamo realizzato quindi 8 punti catenella. Arrivati a questo punto bisogna realizzare un punto doppio che si deve andare ad ancorare con, diciamo, l'ultimo punto, la testa dell'ultimo punto doppio che avevamo realizzato nel primo giro. Quindi giriamo 2 volte il filo sul nostro uncinetto e lo passiamo sotto la testa del punto doppio, dell'ultimo punto doppio, e tiriamo il filo. Quindi tiriamo il filo attraverso il cappietto 1 2 e 3 volte. In questo modo abbiamo realizzato quest'ulteriore foro della nostra rete. Come abbiamo fatto per il primo giro, adesso per avere i fori del secondo giro dobbiamo realizzare 2 punti catenella e un punto doppio, 2 punti catenella e un punto doppio, 2 punti catenella e un punto doppio, 2 punti catenella e un punto doppio e facciamo altri 2 punti catenella. E a questo punto, per poter realizzare questo legame, dobbiamo realizzare un punto triplo. Allora cominciamo con con lo svolgimento, diciamo, della parte più semplice. Quindi un punto catenella, un secondo punto catenella e punto doppio. Altri 2 punti catenella e punto doppio. Due punti catenella e punto doppio. Siamo arrivati qua, altri 2 punti catenella e un punto doppio che si unisce a questo nodo, quindi 2 punti catenella, giriamo 2 volte il filo e andiamo a 1 2 3 a questo punto catenella del primo giro.
Ok, arrivati a questo punto abbiamo detto che bisogna realizzare questo punto triplo. Si fa allo stesso modo del punto doppio, soltanto che invece di girare 2 volte il filo intorno al nostro uncinetto lo dobbiamo arrotolare 3 volte. Dopodiché le operazioni sono sempre le stesse. Puntiamo in questo ultimo, in questa testa di questo punto catenella, e tiriamo il filo e arrotoliamo una volta il filo intorno al nostro uncinetto e lo tiriamo sotto 2 cappietti. Arrotoliamo il filo attorno all'uncinetto e lo tiriamo attorno a 2 altri cappietti, ancora così una terza volta e ancora così una quarta volta. In questo modo abbiamo ottenuto un foro in più nella nostra rete a filè. Ora, cosa facciamo? Per allenarci facciamo un altro giro identico a questo secondo giro. Intanto segno col rosso tutti questi punti catenella che corrispondono ai nodi della nostra rete. Dopodiché dobbiamo fare 5 catenelle come punti catenella, come abbiamo fatto alla fine del primo giro. Quindi 1 2 3 4 e 5, un punto doppio, 2 punti catenella, 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 un punto doppio e arrivati a questo punto, volendo ridurre e ritornare a un numero di fori della nostra rete al filè identico a quello che avevamo nel primo giro, quindi 4, dovremo fare la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte, cioè realizzare un punto triplo. Quindi segno intanto i nodi con il rosso e comincio. Quindi faccio 1 2 3 4 5 punti catenella, poi giro il lavoro e faccio un punto doppio che vado a fissare qui, poi 2 punti catenella, un punto doppio, due punti catenella, un punto doppio, due punti catenella, un punto doppio, due punti catenella, un punto doppio, e alla fine di questo punto doppio, volendo ritornare a ridurre di un foro la nostra rete a filè, dobbiamo fare un punto triplo. Quindi attorcigliamo 3 volte il filo intorno al nostro filato e andiamo al terzultimo punto catenella
Quindi svolgiamo il nostro punto triplo, ecco qui, e quindi mi sono riportata praticamente a questo nodo. Quindi arrivati a questo punto torno a fare le 4 maglie, i 4 fori di retafilè, e quindi faccio una catenella di 5 punti catenella, punto doppio, 2 punti, 2 punti catenella, un punto doppio, 2 punti catenella, un punto doppio, 2 punti catenella e uno doppio. Quindi facciamo 5 punti catenella, 3, 4 e 5, giro il lavoro, punto doppio, ecco qui, ecco qui. Allora, adesso, giusto per variare un po' il nostro lavoro, volevo farvi vedere come si fa a riempire praticamente un quadretto, un foro a filet. E come avete potuto vedere nel lavoro che sto facendo, ma in qualsiasi tipo di lavoro, se vi mettete un po' la ricerca su internet, i disegni nelle reti a filet sono tutti realizzati con dei vuoti e dei pieni. Come si fa un pieno? È molto semplice. Bisogna riempire questo foro con delle striscette simili a quelle con cui facciamo praticamente le stanghette dei nostri fori, quindi con dei punti doppi. Quindi all'interno, se voglio in questo prossimo foro che devo andare a realizzare su questa rete a filet, riempire questo foro, non devo fare altro che andare a creare 2 punti doppi. Quindi svolgo 2 punti doppi, semplicemente passando il filo sotto la base del quadratino. Quindi attorciglio 2 volte, prendo da sotto il filo e svolgo il mio punto doppio come al solito. Questo in tutto 4 volte, 2 volte per realizzare i bordi del quadratino e 2 volte per realizzare il pieno del quadratino. Ecco, vedete che questo quadratino risulta pieno. Quindi facciamo un quadratino vuoto, e un altro pieno, quindi 2 punti doppi, ed ecco qui la nostra rete a filet in cui abbiamo fatto prima degli aumenti e poi delle riduzioni. Quindi, volendo ricapitolare quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo realizzato una rete a filet a 4 fori e prima abbiamo creato questa rete a 4 fori nel primo giro. Nel secondo giro abbiamo aumentato il numero dei fori di uno a destra e l'altro a sinistra, quindi da 4 siamo passati a 6. Nel terzo giro abbiamo praticamente lasciato inalterato il numero dei fori della rete a filet, però dovendoci preparare
a fare un quarto giro in cui ritorniamo ad avere 4 fori della rete a filet, abbiamo dovuto utilizzare un punto triplo. Quindi sia per aumentare che per diminuire abbiamo bisogno di appoggiarci sul punto triplo. È una lavorazione abbastanza elementare e semplice, con la quale bisogna prendere confidenza se si vogliono realizzare lavori a filet. Vi assicuro che i lavori a filet comunque vi danno tante soddisfazioni, e a me piacciono tanto, soprattutto quelli fatti con un cotone molto sottile, e sono molto utilizzabili in casa, tra virgolette, perché si possono realizzare tantissimi lavori belli da mettere sui nostri mobili. Io ho cercato di essere quanto più semplice possibile nel modo di spiegarvelo, e spero che vi sia piaciuto questo video. Se ci sono cose che non sono ancora molto chiare, vi prego di scrivermelo. Io cercherò in tutti i modi di rendervelo un po' più semplice. Vi ringrazio e vi abbraccio, e se vi piace questo video vi prego di lasciare un mi piace. Grazie, arrivederci.